Che stai tramando, Paolo? Ma tu sempre qui sei? Sempre da qui devi passare. Non è il momento, non lo vedi che sto pulendo? Ma scusa, fallo un'altra volta. Non hai capito? Abbiamo ospiti. Che ospiti? Seguimi. Ma domani abbiamo ospiti, ne sa niente? Con tutto il rispetto per il Papa, non c'era bisogno di spendere questi 2 milioni di euro. Ora lui so che ci deve regalare 1.000 euro a ciascuno. E non è aiutato. Il Papa quando scende il Papa? Domani chi si deve a fare il Papa qua a Palermo? Avere il Papa a Palermo è un segno di pregio, ma sinceramente preferirei che le persone potessero mangiare. Io sono felice che deve venire il Papa a Palermo. Stava aspettando il Papa qui? No, vengo domani direttamente. Domani arriva qualcuno in particolare, ne sa niente? Sì, domani c'è la partita tra Palermo e Fiorentina. Giochiamo fuori casa ed è una cosa importantissima. Già con i miei amici ci siamo messi d'accordo e siamo tutti lì a tifare per il Palermo, a scuola del cuore. E il Papa? Gioca nel Palermo. Ah, la visita del Papa a Palermo? Sì, ne ho sentito parlare. E che venderia stare un Papa? Sono cattolico, sì, però io credo in Dio, lo prego per me, quindi non è che vado in chiesa, niente. Quindi è un tipo riservato. Se passa di qua con la processione, con l'europeo, ma se non ci vai un po' di anni. Qua da questa panchina quindi, lei sta sempre qui? Sì, sempre qui. O Papa! Eppure il sindaco di Palermo è un fango. Scusi, sono connessi il Papa e il sindaco? Sì, non c'entra niente, però mettere il lavoro per i ragazzi. E basta? Sì, io lavoro con l'agenzia funebre, non ho un mestiere ancora. Come va con le pulizie? Non sembra un altro. Ti sembra Palermo, la tua città questa, così pulita? Capo, il Papa per appolocciare tutte cose. Cosa pensi di Palermo? Ci vorrebbe un Papa ogni 6 mesi. Guarda, scendevo ora da Corso Vittorio Emanuele, la città non l'ho mai vista così bella. Cosa pensi di Palermo? Oggi come oggi, proprio in questa giornata fa schifo. Tutto chiuso, tutto bloccato, il pedone non è libero di girare come meglio crede. Siete di Palermo? Palermo sempre poeta è stato. Cosa pensate di Palermo? Io penso che Palermo deve vincere alla grande. Ma lei se l'aspettava questa visita del Papa? No, è stata un'improvvisata che noi abbiamo. È stata un'improvvisata che noi accettiamo questa situazione. Certo, è sempre bene che viene il Papa a Palermo. Come mai? Ma non solo a Palermo, in tutto il mondo. E come mai? Perché il Papa è il Papa. Ah, vabbè, il Papa mi fa piacere che viene qua a Palermo. Anzi, benedice Palermo, giustamente. Sei benvenuto, a me non mi ha fatto niente gioia a me. Ma lei onestamente se l'aspettava la visita del Papa? Sì, me l'aspettavo. Già un bello pezzettino di tempo che doveva venire a Palermo. Oggi o un'altra volta si doveva presentare, perché 20 anni fa l'abbiamo avuto il Papa a Palermo, perciò domani un'altra volta si doveva presentare. Palermo, la Sicilia, fin dai tempi dei consoli romani, è stata sempre una città ospitale. Abbiamo avuto sempre la fase dell'accoglienza noi e quindi praticamente sono entrati tutti i popoli. E quindi già si figura che noi abbiamo ospitato tutti i popoli, figuriamoci, il Papa è un grande onore. Tutta la città è mobilitata, qua ci sono questi furgoni della protezione civile, parecchi nuovi, si vede che serviranno a qualcosa, avranno dell'acqua, non so, degli estintori. Faremo una bella figura domani. Dunque, per fare bella figura intanto ci dobbiamo impegnare al massimo, proprio no come polizia, sto parlando di altre cose, tipo ragazzi che fumano, queste cose di qua. Che cosa potremmo fare? Io non lo so. Invocarlo, chiamarlo, batterci le mani, io la penso così, poi non lo so. Ora siamo a pedere a piedere qua. Siamo a pedere come potremmo campare di più, ne levano pure la pensione. Secondo lei faremo bella figura col Papa? Certo, guarda, l'immondizia è scomparsa. Ma l'hanno fatto la polizia così, perché se ne fregano quei gay. Sono buoni a prendere la tassa la spazzatura e ora hanno visto che è venuto il Papa e hanno fatto tutta la polizia, hanno riuscito a tutto quello che all'operare fuori. Ogni giorno dovrebbero essere addestrate pulite. La faccia mica me la lavo una volta ogni 10 anni, ogni giorno, no? Sempre con spocchiariosa c'era in via
a Palermo. Mi sono spiegato? È tutto inquinato per colpa del nostro sindaco. Cosa direbbe al sindaco? Evitiamo. Quello non è un sindaco, quello è un ciuppardino. C'è qualcosa che vorrebbe dire al sindaco? Il signor sindaco vada nel gabinetto e si fa suo culo che come si chiama, caga edicola. Domani sarà in prima fila e non se lo merita. Tutti questi soldi che ha speso per il Papa, io non ho niente contro il Papa perché sono una cattolica. Doveva venire non c'era bisogno di tutto questo palco, di tutti questi soldi. Doveva venire, non lo so, poteva venire con un carrettino siciliano. Guarda che è arrivato. Lo sospettavo. Tutti gli indizi riconducevano a lui. E adesso che gli dico? Cosa direbbe al Papa se lo trovasse davanti? Niente, che c'è che ne fa una benedizione e che è tutto. Santità, non si schifia bene in Palermo che lasciate chi c'è. Palermo è la città praticamente quella che viene più o meno Nord Africa. Diciamo che sopra giù trovi la Tunisia, trovi il Marocco, trovi l'Egitto, trovi qualsiasi cosa del Nord Africa lo trovi a Palermo. Per me vivere a Palermo è come fosse a vivere a Tunisi. Ma il Palermo penso è una bella città, di lavoro abbiamo poco, abbiamo una squadra il Palermo che ci sta facendo divertire. Insomma, ci consoliamo. Ci consoliamo con la squadra. Cosa direbbe al Papa se l'avesse davanti? Beh, di dare un forte segno a questa città che sta morendo piano piano. Come potrebbe dare un forte segno? Non lo so, lui avrà il potere superiore ai miei sicuramente. Gioco la sua parola e devi dire delle cose importanti come l'ha detto già Giovanni Paolo II qualche anno fa. Quindi una ripetizione? Anche, se è possibile, tanto la figura è uguale, quindi. Cosa direbbe al Papa se lo trovasse davanti? Direi di darmi una benedizione particolare. Come gliela dovrebbe dare? Così, con le mani, come fa lui. Sinceramente perché è una persona come tutti noi, no? Perché lui ha l'abito di prete, Ciao Paolo. Diciamo, grazie di esistere, tutto qui. Ma direi al Papa se l'avrei davanti. E non prendere le persone povere per il culo. È difficile, Di fare miracoli. Così, d'amblè. Vabbè, di fare miracoli, di cercare di fare le cose belle sistemate, cose belle. Papa è uno solo, ce n'è in tutto il mondo, non è che ce ne sono diversi, giusto? E ne vorrebbe di più? No, basta questo che c'è, mi sembra che è una persona già a posto. Cerchiamo di veramente fare nostro questo messaggio d'amore e di pace che la religione cattolica ci dà, perché solo così il mondo può cambiare. Di cercare di risolvere questi problemi che abbiamo sul mondo intero. E il Papa? Gioca nel Palermo. E allora Ampolla, hai finito? No. Altro? Quando? No, fai una faccia da vitello.